Il mistero di questo piccolo dipinto su tavola, di 58 cm di altezza per 81 di lunghezza, realizzato a tempera, è profondo e irrisolto. L'opera, una delle più rappresentative di Piero della Francesca e del Rinascimento italiano in generale, fu scoperta nel 1839 nella sagrestia del Duomo di Urbino. A compiere il ritrovamento fu Johann David Passavant, pittore tedesco della corrente dei Nazareni. Non si sa nulla della commissione o della destinazione originale della tavola, che non è citata negli inventari del Palazzo Ducale di Urbino e non fece mai parte dell'eredità dei Della Rovere, che succedettero ai Montefeltro. L'unica traccia è nell'inventario settecentesco del Duomo di Urbino, in cui la flagellazione è registrata. Che cosa abbiamo di fronte a noi? La flagellazione, che dà il titolo all'opera, è relegata sul fondo, mentre in primo piano abbiamo 3 uomini, rappresentati in grande dimensione. Chi sono questi 3 personaggi? Sono forse dei ritratti? Lo spazio compositivo del dipinto è diviso in 2 e prospetticamente costruito. A sinistra, in un ambiente interno, si svolge la scena della flagellazione, che però ci appare sospesa. Non è ancora avvenuta. Tutti i personaggi sono fermi, immobili. Il Cristo è legato a una colonna con in cima un idolo dorato ed è circondato da 3 figure, di cui una di spalle, con un turbante che sembra un turco, quindi un infedele per l'epoca, e una che ha sollevato il flagello, preparandosi a colpire. L'uomo seduto sul trono simboleggia Pilato, ma la berretta e i calzari rossi lo rendono più simile a un imperatore bizantino. A destra, invece, la scena si apre in un esterno, in cui le 3 figure di uomini, vestiti alla maniera moderna dell'epoca, sembrano bloccati in una discussione. La figura centrale, però, alza lo sguardo, quasi distratto, e a differenza degli altri 2 è scalzo. Pare che in origine, accanto al dipinto, ci fosse la scritta «Convenerunt in unum», si accordarono o si allearono, che si sarebbe trovata forse su una cornice poi scomparsa. Il dipinto è firmato, cosa rara per Piero della Francesca, e lo è in maniera solenne, sotto al personaggio seduto che assiste alla flagellazione. L'interpretazione tradizionale vuole il quadro commissionato a Piero da Federico da Montefeltro per commemorare il fratellastro d'Antonio, rimasto ucciso nel corso di una congiura ordita nel 1444. Secondo l'altra teoria, più innovativa, l'argomento del dipinto rimanda simbolicamente alle sofferenze della Chiesa, culminate nella caduta di Costantinopoli per mano dei turchi nel 1453. Nel decennio che seguì, si sentì il bisogno di una trattativa, una spedizione per salvare la città. Forse Piero della Francesca con quest'opera ha creato un manifesto politico in cui ha rappresentato le parti in causa. La parte sinistra, con la flagellazione, sarebbe l'Oriente, mentre la parte destra, con i 3 personaggi, l'Occidente. L'opera potrebbe alludere alla decisione presa nel corso del Concilio di Mantova del 1459, che programmò una nuova crociata, della quale, appunto, starebbero discutendo i personaggi in primo piano a destra. Il primo a sinistra sarebbe il cardinale Bessarione, il primo a destra, invece, rappresenterebbe Niccolò III d'Este, padrone di casa del concilio che cominciò a Ferrara. In mezzo ai 2, un giovane dai piedi scalzi come Cristo alla colonna. In una posizione analoga, vestito di porpora, potrebbe riferirsi all'erede del potente impero bizantino, caduto in disgrazia con la presa di Costantinopoli. Ecco che la scena diventa una flagellazione simbolica della cristianità, che si vede rappresentata in Gesù alla colonna e a cui il sultano turco, il personaggio di spalle con il turbante, sta per assistere. C'è una considerazione che questo capolavoro fa scaturire. Ma vale la pena nell'arte porsi tutti questi quesiti? È in fondo importante stabilire chi sono le 3 persone nella flagellazione. Quando ci mettiamo di fronte a quest'opera così enigmatica, ci facciamo delle domande. Il mistero è sempre piaciuto all'uomo. C'è nella mente dell'essere umano questa calamita che è l'arte, e il quadro di Piero della Francesca è un attrattore straordinario perché è bello,
Quindi vale la pena indagare, perché l'arte stessa, a volte, è indagine e ricerca costante.